Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Ma prima vediamo la sigla! Nell'ultimo video abbiamo visto il nostro buon amico Ken sposare la sua bella fidanzata Eliza e poco dopo aiutarla a fare shopping non senza un po' di difficoltà. Dopo gli eventi di Street Fighter 2, i due amici si promettono di combattere di nuovo per stabilire una volta per tutte chi fosse il migliore, ma successivamente Ken rivide questo proposito e prese la difficile decisione di ritirarsi dalle scene dei combattimenti da strada per il bene di sua moglie e di suo figlio Mel, all'epoca ancora nel grembo di sua madre. Come era però intuibile, Ken rivide questa decisione ed entrò nuovamente nel circuito dei combattimenti da strada. Lo abbiamo visto, infatti, tornare nel torneo di Street Fighter 4, al termine del quale sua moglie Liza dà alla luce il piccolo Mel. Congratulazioni Ken, sei diventato padre. Accetterò volentieri un bel sigaro, se vorrai regalarmelo. Continuando a seguire l'ordine naturale degli eventi, analizziamo ora quanto visto in Street Fighter 5, dove vediamo Ken e Liza e il piccolo Mel recarsi alla villa Kanzuki per partecipare ad una festa. Non che a Ken interessi particolarmente questo genere di eventi, ma le feste della signorina Kanzuki sono sempre delle buone occasioni per menare le mani, e per questo motivo ha deciso di parteciparvi. Sa che Ryu ha ultimamente totalizzato molte vittorie, per cui è deciso a conseguirne ancora di più, per non essere da meno e tentare di superarlo. In queste immagini ci viene mostrato quello che Eliza sta ricordando in quel momento e che noi avevamo già visto nel finale di Ken in Street Fighter Alpha, ossia di quando ha fatto conoscenza con quello che sarebbe in seguito diventato suo marito e padre di suo figlio Mel. Ricordando anche una delle tante volte che suo marito e Ryu hanno combattuto, ci viene mostrato uno dei loro incontri. Check this out, Eliza. Looks like I'm winning. I'm gonna win the next one. Una volta giunti alla villa della signorina Karin, Ken avrà una piccola incomprensione con il grosso Birdie, che credendolo un imbucato alla festa, decide di cacciarlo fuori a pedate nel sedere, cosa che avrà modo di rimpiangere poco dopo, dato che prenderà un sacco di botte e apprenderà che il nome della famiglia Masters figura effettivamente nella lista degli invitati. In questa immagine leggiamo che Ken riconosce Birdie, anche se, quando i due si sono affrontati in Inghilterra in Street Fighter 1, Birdie pesava circa 90 kg in meno. Dopo aver chiarito l'equivoco, che ha provocato una lite che con un po' di buonsenso si sarebbe potuta evitare, avrà luogo un altro combattimento, questa volta tra Ken e la padrona di casa, dato che come si sa in Street Fighter ogni scusa è buona per combattere. A combattimento terminato, il piccolo Mel si sveglia, catturando l'attenzione dei presenti. Qui vediamo un Ken vestito in modo davvero elegante, parlare con sua moglie Liza di Ryu
e del problema che lo affligge, ossia del Satsui no Hado. Ken è preoccupato, però, avendo una sconfinata fiducia nelle capacità del suo amico, è fiducioso circa il fatto che riuscirà a superarlo ed infatti così sarà. Per maggiori delucidazioni, guardate il video riguardante Ryu, di cui vi lascio il link in descrizione. Dopo questi eventi, Ken conobbe il giovane Sean, un ragazzo brasiliano dalle notevoli potenzialità, che anche noi abbiamo conosciuto in Street Fighter 3 e che più recentemente abbiamo visto fare qualche comparsata in Street Fighter 5, dato che è il fratellino minore della bellissima Laura. Sean, dopo aver visto Ken combattere, gli chiese di prenderlo come allievo. Dopo qualche riluttanza, Ken accettò e cominciò ad allenarlo insieme a suo figlio Mel, il quale ormai aveva raggiunto l'età per iniziare la pratica del Lanzatsuken. Ken, però, dopo un po', iniziò a sentire il peso di questa responsabilità, tanto che vorrebbe passare a Ryu il compito di terminare l'addestramento di Sean, forse perché vorrebbe dedicarsi completamente all'addestramento di suo figlio, ma la mia è solo un'ipotesi. In Street Fighter 3, l'avversario finale di Ken è Ryu. Il loro incontro si svolge dopo che ha sconfitto Jill, come possiamo vedere in questa immagine. Qui vediamo Ken dire a Ryu: "Sei pronto ad affrontarlo ancora una volta, vecchio amico mio?" Probabilmente qui Ken si riferisce al suo Shoryuken e Ryu gli risponde: "Nonostante gli anni che passano, resti sempre tu il mio avversario migliore." Osserviamo il loro combattimento. Round 1. Fight. Round 2. Fight. Final round. Fight.
Win. Dopo che Ken ha vinto di misura l'incontro, torna a casa dalla sua famiglia, ma sarà qui che, contrariamente a ogni previsione, andrà incontro al suo crudele destino. Infatti, in Street Fighter 3 New Generation, nel finale di Ken lo vediamo battersi contro un personaggio fortissimo, che riuscirà addirittura a farlo dichiarare sconfitto. Il colpo segreto di questo autentico mostro di potenza sarà un qualcosa che il nostro caro amico Ken non dimenticherà mai. Non ci credete? Osservate e scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Che dolore pazzesco! Per chi non l'avesse ancora capito, questo è il piccolo Mel, il figlio di Ken ed Eliza, e a quanto abbiamo potuto vedere è lui il vero campione, nonostante la giovane età. Non vedo l'ora di vederlo cresciuto e comparire nel roster di Street Fighter. E voi che cosa ne pensate? Secondo voi Mel entrerà a far parte prima o poi del roster di Street Fighter? Per me è solo questione di tempo. Nel terzo ed ultimo capitolo di Street Fighter 3, denominato Third Strike, vediamo Ken vincere nuovamente il titolo di campione americano con estrema facilità, mettendo KO il suo avversario in meno di 30 secondi con un potentissimo Shoryuken. Mi è sempre piaciuta moltissimo questa rappresentazione grafica di Ken, trovo che sia davvero bellissima, come lo è anche la sua splendida famiglia, non trovate? Qui vediamo Ken porgere il trofeo di campione americano al suo allievo Sean, che tanto desiderava possederlo e stringerlo tra le mani. Qui però Sean chiarisce l'equivoco, dicendo a Ken che vorrebbe sì possederlo e stringerlo tra le mani, ma solo dopo averlo vinto, altrimenti la cosa non avrebbe significato. Ken lo rincuora, dicendogli che la prossima volta andrà meglio e che riuscirà quantomeno a passare le qualificazioni, cosa che questa volta a quanto pare non è riuscito a fare, ma che per diventare il campione americano dovrà prima sconfiggere lui, eventualità che, data la sua difficoltà di concretizzazione, fa scoppiare in una fragorosa risata tutti i presenti. Concludiamo questa serie di video dedicati a Ken dicendo che, nonostante le sue tecniche base siano simili a quelle di Ryu, dopotutto hanno avuto lo stesso maestro, ogni combattente subisce l'influenza della propria personalità e la riversa nel suo modo di combattere. Ciò ha portato Ken a crearsi un proprio stile personale, che ormai è piuttosto diverso da quello appreso quando era allievo di Kouken insieme a Ryu, che come sappiamo si è focalizzato maggiormente sulla trasformazione del Ki, l'energia interiore, in un'arma da usare in combattimento, l'Hadouken. Ken invece ha portato lo Shoryuken in territori inesplorati, creando lo Shoryurenpa e lo Shinryuken, con i quali ha sconfitto e sconfiggerà innumerevoli avversari. Spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale ed attivate la campanellina. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Ken, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.